Siete pronti per un'altra avventura? Stavolta partiamo da qua perché vi voglio far vedere una cosa meravigliosa. Quest'anno ha piovuto così tanto in Sardegna che i bacini sono strapieni. Guardate l'acqua dove arriva rispetto agli alberi. Comunque, bando alle ciance, sto andando verso il mare su una strada meravigliosa che passa per boschi, montagne. Siamo passati accanto al castello d'acqua fredda che è fantastico, un giorno ve lo faccio vedere. Il tempo così così, ma noi ci siamo abituati. Ma adesso andiamocene al mare, dai! Eccoci qua arrivati al mare. Ora il mare è davvero agitato, ma se riusciamo a trovare il posto giusto probabilmente riusciremo a trovare un sacco di saraghi. Ho fatto una strada stranissima, sono passato in paesini minuscoli che però avevano semafori e poi qui, per arrivare qui, una pineta che è veramente molto bella. Oh ragazzi, prima di continuare, molti non sono iscritti, quindi se vi iscrivete al canale mi darete una mano grandissima e se volete aiutarmi ancora di più potete trovare il mio libro su Amazon. Ma ora continuiamo l'esplorazione. Vedete il mare qui di solito è chiaro, ma oggi comunque è abbastanza scuro proprio perché la mareggiata comunque ha colpito pesante. E qui vi ricordate, ci siamo già venuti, c'è tutta una serie di bunker, penso della seconda guerra mondiale, che si affacciavano su questo promontorio proprio per avvistare subito per prima eventualmente i nemici che arrivassero, per poi scaricare i colpi su di loro. Tutta parte della Sardegna e della Corsica, se vi ricordate, hanno questi bunker. Vabbè, prendiamo la roba e andiamo. Qui 2 anni fa si passava. Guardate, la natura è incredibile. Intanto ha cominciato a piovere, ci manca niente oggi. Oh, cazzarola. Ecco, questa diciamo che non me l'aspettavo, fa parte del gioco. Porco Giuda. È finita per fortuna. Ora cerchiamo il posto, dai. Non è male, assolutamente. Però, vedete, è proprio scuro rispetto a 2 anni fa. Questa mareggiata sta scaricando, soprattutto la pioggia, scarica in mare un'acqua fangosa, sporca. E in Sardegna ormai è un mese che l'acqua non è chiara. Vediamo se in queste condizioni mangiano. Qui è molto buono. Andiamo a raccogliere un po' di sabbia perché ci servirà questa sabbia per fare una pastura che comunque scenda, perché ho portato un paio di cose molto interessanti. Prima di avvicinarvi all'acqua osservatela molto bene perché le onde non sono sempre uguali, hanno un periodo che può variare, quindi guardatela. Ad esempio questa è più grande di tutti, per capire dove arriva e se pescate in sicurezza. Se le osservate comunque per una decina di minuti sembra abbastanza sicuro perché siamo comunque molto alti. Fatemi dare un'occhiata pure dall'altra parte perché magari è meglio ed è anche più sicuro. Qui giù non è male, soltanto che secondo me scendere è può essere molto pericoloso. Sono anche solo, non è che mi piaccia tanto, vediamo. Però qui sono anche riparato dal vento. Quella zona è troppo mossa, le onde si infrangono con forza, però di qua sono riparato e facendo attenzione a scendere si può fare tutto. Oh, mi raccomando, sicurezza quando fate queste cose, scarpe da trekking e con calma poi fate tutto. Mi sono accampato qua sopra, ora prepariamo la pastora, vi faccio vedere cosa mi sono portato. Ovviamente un secchio grande e uno piccolo per mettere eventualmente i pesci, sardine, gamberi, che questi qua sono speziali, non quelli dell'altra volta. Guardate che belli, li tengo congelati uno a uno. Una pastura di sarda che si chiama Davidone. A me queste cose mi fanno impazzire, quando questi nomi funzionano sempre. E agitare prima dell'uso, ricordatemelo. Poi un paio di pasture saraghe occhiate, la sabbia e ovviamente una patoluzza per non schifarmi tutte le mani. È mena, Porco Giuda, ragazzi. Arrivano onde impressive. Vediamo, questo è solo un paio ogni 10 minuti, però bisogna tenerle d'occhio e stare attenti. Qui sono riparato, però occhio a ste cose. Comunque il pranzo, che è la quinoa con i fagioli, uno schifo terribile, e tutta la mia attrezzatura che però è abbastanza, stavolta è abbastanza poca. Partiamo con la pastura.
Sta roba è una poltiglia abominevole proprio. Chissà se... Sicuro gli piacerà. Più fanno schifo le cose, più gli piacciono ai saraghi. Allora, questo schifo infernale è pronto, puzza di sarda proprio a livelli osceni. Così comincio a pasturare e poi piano piano prepariamo la canna con calma e poi da lì peschiamo. Guardate che onde. Cominciamo! È il momento di preparare la canna. Ora un galleggiante da 20 grammi, voglio metterlo da 30 e soprattutto scorrevole, perché qui il fondale è molto alto, per andare a sondare un po' tutto il fondo e intercettare appunto i saraghi. Alla fine ho scelto un galleggiante da 40 grammi. Non è la scelta tecnicamente migliore, però voglio anche farvi vedere le mangiate in video, quindi serve qualcosa di un po' più voluminoso. E comunque col mare così i saraghi non è che si interessano tanto a quanto è leggero il galleggiante, che prendono, mangiano e buttano tutto giù. A questo punto la pesca vera e propria è abbastanza semplice. Prendo infatti un tocchetto di gambero, senza quella che chiamiamo buccia, e poi faccio un tiro, esattamente dove ho tirato la pastura. Voglio capire come si muoverà il galleggiante e soprattutto se è giusto il fondo e se il peso è corretto. Siamo in pesca, mi hanno già dato 2 mangiate vergognose, ma sono pesci piccolini, tipo occhiate. L'amo è grosso, perché qui non è che stiamo a pescare pesciuzzi. Ma dopo qualche minuto il mare, che sembrava essere perfetto, comincia a diventare sempre più mosso e purtroppo le onde e la corrente sono quasi ingestibili. Anzi, il posto sta anche diventando pericoloso. Mentre pesco devo dire che stanno arrivando delle onde sempre più grandi e ho paura che la mia pastura sia del tutto inefficace, perché si perde in questo mare super mosso. Avete visto? Faccio un ultimo tiro e purtroppo il galleggiante va giù e credo che un pesce abbia mangiato, ma credo anche che si sia intanato. Non riesco a fare nulla e spacco. Andiamo, ce ne va, eppure velocemente, che qui le onde stanno diventando sempre più grandi e arrivano qui e prima non erano arrivate. Infatti guardate quanta acqua. Via, 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 via. Io stavo pescando di là e vedete è proprio bello mosso. Ora c'è questo piccolo promontorio minuscolo che secondo me mi può riparare e da questa parte si può pescare in maniera molto più decente. Vediamo, perché lì poi di nuovo il mare batte. Devo capire se si può scendere senza cadere a mare. Qui sicuramente è molto più riparato e probabilmente la pastura avrà anche molto più effetto rispetto a lì. Vediamo, cominciamo a pasturare e preparo la canna, perché purtroppo si è rotto tutto. Non posso mettere sicuramente un galleggiante molto più leggero. Comunque pure qui c'è il suo mare, Guardate che ondate, che se pensate lì che cosa sta arrivando. Intanto diamo altre 2 botte di pastura, prepariamo i gamberi, tutto quanto qua, asciugamano, i cucchiai per mangiare dopo. Questo era l'impermeabile, sarebbe servito prima. Riempiamo pure il secchietto così ho l'acqua per lavarmi le mani. Acqua presa. Io comunque queste aziende della pesca non le capisco più. Ma fate 2 metri più lungo sto cordino, che mi sono dovuto impiccare sugli scogli qua per riuscire a prendere un po' d'acqua. Boh. Dai che cominciamo, che sono eccitato. Comunque sono belle queste avventure. E così, dopo aver pasturato per circa 10 minuti, faccio il primo lancio. Il galleggiante è nella schiuma e non passa che qualche minuto che subito va giù. È sicuramente un grosso pesce che sta combattendo con tutte le sue forze, ma la canna è potente. Porca miseria! Ragazzi, è incredibile, io non ci posso credere. Ho avuto il coraggio di cambiare posto e dopo un secondo ho preso sto saragone. Pensavo si fosse incagliata la canna, perché andavo giù, ho acceso la GoPro, niente, e invece era lui. Che secondo me è la stessa cosa che è successa di là, perché sentivo la mangiata. Guarda, ma ve lo faccio vedere, guardate che sleppa, è grande come il secchio. Ma quando i pesci ci sono non bisogna perdere tempo.
Continuo infatti a pasturare per tenere i pesci sotto di me. Innesco un nuovo gambero e si continua a pescare. Palletta di pastura e via. Ed ecco lì che dopo qualche minuto il galleggiante comincia ad andare giù. È di nuovo un sarago, stavolta però più piccolo del precedente. E se mi conoscete sapete benissimo che non mi fermo neanche un secondo per fare la foto, proprio perché non voglio che il pesce soffra. Quindi ciao, stavolta anche senza un bacetto. E si ricomincia. Il mare si sta incazzando ancora di più, ma nel giro di 10 minuti, quindi io la pastura è vero che la lancio qui sotto, ma il galleggiante lo sto facendo andare anche lontano, perché probabilmente la mia pastura sta lavorando da un'altra parte. E infatti avete visto, ora ho preso questo sarago piccolino. La pastura non serve lanciarla, addirittura io eccolo, guardate in diretta, vediamo se preso. Aspettate che metto la GoPro. Purtroppo registrare e pescare non è facilissimo e in più ci si mette pure questo secchiello maledetto che va da tutte le parti. Fortunatamente il sarago riesco a prenderlo senza problemi, anche se ha ingoiato. Allora metto la GoPro così non succede più. Aveva ingoiato, però per fortuna sono riuscito a liberarlo velocemente. Avete visto, lo metto prima nell'acqua, capisco se è vivo, poi lo ributto, se no anche se è piccolo comunque me lo mangio, perché non ha senso ammazzare un pesce per nulla. Ora, che vi dicevo, la pastura va tirata proprio sugli scogli, in modo che l'acqua se la porta lei e va dove deve andare. C'ho fame anch'io, mo mi sparo un'arancia, però l'attività è intensa, quindi bisogna essere concentrati. E infatti in pochi minuti riesco a catturare un sarago, poi un altro e un altro ancora. Purtroppo le dimensioni non sono come quelle del primo, ma mi sto divertendo ed è quello che conta. Pausa di 5 minuti. Allora stanno mangiando, ma sono piccolini, non so perché. Intanto il mare si sta muovendo in maniera incredibile. Ne approfitto per ho ammazzato il sarago per non farlo soffrire. Basta una coltellata qui sulla testa, come faccio quando vado a pesca subacquea, muore all'istante, così non soffre, poraccio. A volte è difficile farlo su queste scogliere. Comunque vedete, è abbastanza impegnativa qui, Stanno mangiando, ma sono piccolini. Mo mi sparo un'arancia pure io, perché comunque un po' di fame mi è venuta. L'importante è che continuiamo a pasturare poco poco e dopo un po' reidratate anche un po' la pastura, perché se non è molto umido piano piano tende a seccarsi e quindi la riamalgamate un pochino. Comunque qui sotto ci stanno, peccato solo quello grande, tanto guarda, me ne basta uno sempre. Puzza che fa schifo. Vai. E non faccio in tempo a tirare che un altro sarago mangia, ma anche questo è piccolino, soltanto che si è ingoiato tutto e sarà un problema il rilasciarlo senza farlo morire. Però con un po' di pazienza, lo slamatore e un po' di esperienza riesco a liberarlo. Mamma mia, questo si era ingoiato tutto, ma l'ho liberato. Si è ripreso, dai ragazzo, dai che torniamo a mare, su. Bacio di dama. Oh. Comunque il mare c'è, mangiano, poi sti gabbiani hanno cominciato ad attaccare il mio galleggiante, non so perché, vediamo se riesco a farvelo vedere. Sta incazzandosi il mare seriamente, ma un pesce l'abbiamo preso e quello ci basta. Ci fermiamo 5 secondi perché mi fa un po' male il sedere, soprattutto a stare seduto su questi scogli qua. Allora, ora di pranzo anche per me, schifosissima quinoa coi fagioli, una cosa terribile, però dai, abbastanza salutare, non mi fa incicciare troppo. Ma vi ricordate dove ho messo il cucchiaio? Ah, eccolo. Vediamo com'è. Non sa di niente, buona. Buona così. Allora, mentre mangio qui questo stupendo piatto gourmet, ho lanciato le bucce dell'arancia, che tanto sono biodegradabili, per vedere come si muove la corrente e dove le sposta. Ed è interessante perché vanno verso sinistra, poi si allargano un pochino e questo mi fa capire pure dove la mia pastura sta andando, quindi dove i pesci probabilmente se la stanno andando a cercare. Comunque stasera il sarago ce lo cuciniamo, vediamo che cosa mi posso inventare. La quinoa è perfetta per la dieta perché fa talmente schifo che non sa di niente, almeno come l'ho fatta io, sicuramente ci sono ricette migliori,
che ti viene proprio la voglia di non mangiare più. Però mi serve che qualche chilaccio lo devo perdere. Ora ricominciamo e andiamo a pescare lì dove si erano fermate le bucce d'arancia. E che vi ho detto, proprio lì sulle bucce d'arancia hanno mangiato subito. Piccoli, ma vuol dire che lì si ferma la pastura e arrivano i saraghi. E così ne prendo un'altra decina e tra tutti quanti il più strano è questo, acchiappato per la coda. Chissà come mai, probabilmente ce ne saranno tantissimi a mangiare la pastura e questo si è fiondato e si è trovato l'amo conficcato nella pelle. Basta ragazzi, mi sono rotto le scatole. Nel pulire i secchi mi sono dimenticato che c'era il piombo dentro, porca miseria. Fatemi andare a riprendere il piombino mio. Salvo, momenti ma cappotto per colpa di sto secchio maledetto. Ho trovato una bella cosa però sulla via del ritorno, un rosmarino fantastico. E ne raccogliamo giusto un rametto che ci facciamo 2 patate. Oh, che meraviglia, pezzettino, eh. Questa è la famosa torretta del bunker che guardava tutto il mare, si affacciava su tutto il mare, poi è stato divelto. Vedete, era nascosto proprio dalle rocce per mimetizzarsi meglio. E dietro di me c'è tutto, non è neanche un golfo. Diciamo, questo è il capo che poi si affaccia, da una parte c'è Teulada, dall'altra parte c'è Sant'Antioco e Carloforte. Ragazzi, sono arrivato alla macchina, ho mandato il drone e c'è talmente tanto vento che non riuscivo ad andare avanti, quindi praticamente l'ho dovuto far scendere lì lontano e piano piano raso alberi e l'ho riportato qui, se no il vento me lo mandava indietro. Mamma mia! Sì, pure il drone oggi era proprio top la giornata. Ne approfitto per farmi un giro qui. Io non ho capito se è un villaggetto o qualcosa, diciamo, dello Stato, ma è tenuta bene, è bellissimo questo posto, complimenti davvero. Allora c'è una pineta che sembra spettrale perché è cresciuta la macchia mediterranea e poi ci sono questi pini che da sopra nascono e hanno solamente un ciuffettino di foglie in alto, ma è incredibile, mi piace da pazzi. Davvero bellissimo e poi è bello perché è tutto molto curato. Vedete, ogni tanto comunque ci sono delle cose meravigliose in Italia che sono tenute bene. Qui deve essere pieno di cinghiali perché è tutto scavato. Poi adesso con ste piogge trovano i lombrichi, quindi scavano perché gli piacciono un sacco. Non ho ben capito dove porta sto sentiero, perché secondo me sto sentiero porta al mare, visto che io stavo lì su. Ah, siamo tornati qui al cammino minerario. Beh, dai. C'ho una fame come al solito. Mamma mia, che schifo quella roba che mi sono mangiato. Giusto in tempo. Comunque non ho resistito. Sono andato a comprare una schifezza. Questo è buonissimo, l'avete assaggiato? Insieme alla birrona, quella del prete pazzo dell'Eurospin, questa è un'altra cosa buona. Comunque raga, cioè non finirà più di piovere, guardate! Ci siamo, devo dire sono un po' stanco, ho preso però un po' di sole, dai, che ci voleva. E avete visto anche l'arcobaleno meraviglioso sul castello d'Acquafredda e tanta pioggia. Ora vi insegno un trucchettino. Pesci non così grandi, non è un sarago gigantesco, è un grosso sarago. Tuttavia, se li pulite e li lasciate stare in frigo per un giorno, un paio di giorni, sono più buoni. Perché comunque hanno una carne dura, soprattutto il sarago è un pesce che nuota comunque con forti correnti e tutto quanto, quindi ora gli diamo una pulita e poi lo mettiamo in frigo e domani lo cuciniamo. Avete visto? Il sarago si era mangiato una stella marina, lo sto guardando in diretta, un pesciolino, mi sembra un piccolo scorfanetto o forse un re di triglie e poi era andato a sminuzzare in corriccio perché ci sono tutte le spine. Il sarago è un pesce onnivoro e ovviamente avrà trovato probabilmente sia la stella sia il reccio vittime della mareggiata e se le andate a spilocchiare. Aveva la pancia piena, ma nonostante tutto si è comunque mangiato il nostro gambero. Ora lo copro con un tovagliolo bagnato e lo lascio in frigo, in modo tale che le carni si ammorbidiscano e domani lo cuciniamo. Eccomi qua ragazzi, sono un po' stanco perché sono tornato da un paio di scorribande. Allora, ieri sono andato a pesca e oggi, in quei 10 minuti nei quali non ha piovuto, sono andato nel bosco. Ho cercato un po' d'asparagi, avete visto, poi ho trovato vicino a quella palo della luce praticamente c'era questa pianta con 7-8 asparagi e purtroppo quel bosco che si era bruciato.
Anzi, torniamo un po' là. Che peccato, qui è tutta una pineta bruciata e ci vorranno anni perché ritorni come era prima. E sono vestito di rosso non perché sono pazzo, ma perché oggi è giorno di caccia, quindi nel dubbio meglio comunque farsi vedere e sentire. Gli asparagi comunque li abbiamo presi, anche un po' di cicorietta. Ne ho approfittato però per fare anche qualche altra scorribanda. Ho trovato un albero d'ulivo che era stato abbandonato, ma non ieri, qualche giorno fa, e ho messo delle olive in salamoia. Semplicissimo, si mettono con acqua e sale, si cambia una volta al giorno e quindi si toglie l'amaro. Sono già buone da mangiare così, ma ci cuciniamo sta meravigliosa cicoria che mi sono andato a prendere sempre lì nella radura. Questa è fresca fresca, l'ho presa proprio oggi, c'è qualche ragnetto che scorrazza, ma non è un grosso problema. Quindi asparagi freschi, e vi faccio vedere un'altra cosa, che se volete evitare di farli diventare amari, basta metterli in un tovagliolo, uno Scottex bagnato. Rimangono comunque belli vigorosi, ma non diventano troppo amari perché a volte nell'acqua, se stanno diversi giorni, prendono un po' d'amaro. Quindi, asparagi, il nostro sarago che ha frullato un giorno, e guardate com'è bello, è rimasto comunque compatto. Allora, ovviamente diamo una sciacquata agli asparagi. Intanto ho messo sia l'acqua a bollire che servirà per la cicoria, e poi ho messo anche il forno a 180 gradi. Ora non ci servono tutti questi asparagi, questi me li cucino domani. Ho trovato sti coltelli che sono eccezionali, eh. Questa è la parte un po' più dura. Io comunque li taglio sempre morbidi, ma questa parte la possiamo tranquillamente poi frullare in altre ricette. Questi me li tengo, magari domani ci faccio una pasta. Allora, un filo d'olio lo mettiamo qui nella teglia e poi ci adagiamo gli asparagi sopra. Forno a 180 gradi. E li lasciamo andare per una decina di minuti. Raga, il forno, quando fate le cose al pesce, vale la stessa regola delle patate. Mettete prima le patate e poi il pesce, perché sennò ovviamente il pesce sarà stracotto e le patate crude. Quindi cerchiamo di dividere la cottura. A meno che non lo mettete nella carta argentata, però questo è un altro discorso, vi farò vedere. Ora laviamo un po' la cicoria perché ho visto che c'era qualche ragnuzzo che gironzolava per casa. Visto che qui ci sono un sacco di ospiti indesiderati in casa, a 4 o a più zampe, è meglio sempre lavarla sta cicoriella. Togliete pure le foglie, queste qui più bruttine, gli aghi di pino che sicuramente non ci piacciono, e pronti. Dopodiché togliete sta parte e questa qui è pronta. Queste sono le olive che ho messo in salamoia qualche giorno fa. Un pelo amanognole, però ora che le cuociamo secondo me gli danno quel sapore perfetto. Ma guardate questa. Di tutto questo mazzo rimarrà praticamente pochissimo. Pensate che i nostri nonni ci hanno campato con queste cose e noi ci siamo dimenticati tutto, però io ve le voglio far ricordare. Poi non c'è cosa più bella di mangiarsi una cosa che si è preso da noi. Questa la lasciamo qui, poco raga, poco perché sennò perde tutti quelle che sono le sostanze nutritive. Guardate il colore, già ve l'ho fatto vedere l'altra volta, cioè ma avete visto che verde intenso? Questo è il verde delle piante, l'ago di pino non ci serve, delle piante che sono fresche. Ora sta cosa dovrebbe essere fatta con pesci più grandi, però noi comunque andiamo a sfilettarci il sarago. Incidete ovviamente qui e poi fate un'incisione lungo. Ve lo velocizzo 4x perché non è facilissimo sfilettare il sarago. Fatelo con cura per evitare di non sprecare la carne e comunque di utilizzare tutto il pesce. Di solito sono più bravo a sfilettare i pesci, ma il sarago è un po' difficile, soprattutto perché ha un sacco di spine. Però vedete, seguendolo non si butta nulla e la carne dopo un giorno in frigo è molto più soda e comunque ha mantenuto un profumo pazzesco. Io vi consiglio di provarla questa cosa. Come vedete non abbiamo sprecato nulla, però qui ci viene pure un bel brodo per la pasta. E ora, qui non sono stato bravo, ho lasciato un po' di lischette, ma con sapienti mani si può togliere, tanto questa parte è anche un po' amara, a noi non ci serve. Via. Ora abbiamo due filetti che per me sono perfetti e li mettiamo sugli asparagi. Intanto qui vediamo un po'
come sta andando tutta la situazione. Questa per me già va bene e la possiamo spegnere. Intanto vediamo qua se gli asparagi sono fatti. Sì, eccoli qua, mazza come coce. Ora ci mettiamo il pesce. Oh, il filetto non è piccolissimo, vedi sto. Comunque era un bel sarago. Un po' d'olietto. St'olio è terribile, c'è questo dosatore che non si dosa. Ci mettiamo, ragazzi, un po' di sale pure sugli asparagi, e a me piace il pepe sul pesce. Ci mettiamo un goccetto di vino per evitare che uno si secchi un po' troppo e due comunque gli dà un po' di sapore. Ci possiamo mettere pure un po' d'acqua per mischiarlo col vino se risulta troppo forte. Il pesce a me non piace stracotto, ve lo dico, ve lo mangio crudo. Mi criticate sempre. Vai, 5 minuti, ragazzo. Allora, mettiamo un po' d'olio. Ci mettiamo l'aglio, ovviamente, uno spicchiettino. L'aglio lo mettiamo. Possiamo già mettere una manciata d'olive. Queste bisogna salarle, perché il sale comunque aiuta a togliere un bel po' di, come si dice, un bel po' di sapore forte. Ragazzi, io evito di soffriggere per evitare che poi diventi un po' troppo pesante, perché comunque a cena poi si mangiano le cose pesanti, è un casino. Ora, questo c'è, ci mettiamo un altro po' di sale, magari un altro goccetto d'olio perché non ne avevo messo tantissimo. Lo sapete che ci voleva qua dentro? Un'acciughetta, non gli aghi di pino che ci sto trovando. L'ho pulita malissimo. Perché l'ho presa sotto una pineta. Un po' amaretta, ma lei deve essere amaretta. E non troppo cotta, perché sennò perde tutte le sostanze. Questa è pronta. Vediamo il pesce come sta. Secondo me ci manca ancora un pochetto, infatti vedete che è rosato. Assaggiamo un'olivetta, vediamo. È ancora un po' amarogno, aveva bisogno di qualche giorno, ma eccezionale. Io direi, signore e signori, che ci siamo. Ci ho messo un po', ho aggiunto un po' d'acqua perché si stava seccando, però vedete che il pesce comunque è bianchissimo e perfetto. Per vedere se è cotto, vi insegno un segreto. Prendete un coltello, non questo, se arriva tranquillamente fino in fondo è cotto, soprattutto nella parte più dura. Ora devo mollare il piatto perché mi sto ustionando. Oh! Oggi niente birrona del Tedescon, però guardate che bel piattuccio, sto migliorando. C'è già un posto sarago? Raga, è buonissimo. Oh, vi giuro che è incredibile. Non so se la frollatura, non so altro, ma è squisito. Gli asparagi, questi secondo me avevano bisogno forse di 5 minuti in più con un po' più d'acquetta sul fondo, non solo l'olio, perché sono rimasti un po' crudi. Stavolta l'ho toppato. Ma il sarago, cioè non sembra neanche sarago. Il sarago 10 lode, secondo me è squisito. E poi queste che io me le sparo tutte perché io le adoro. Beh, ma alla fine l'avete visto? Peste felici, ma che ci vuole? Un saraghetto, 4 asparagi e 2 ricicori che erano buttati lì nel campo. Questo secondo me è il modo di vivere che noi dovremmo ritrovare, una semplicità assoluta. Ma secondo voi se io avessi preso 20 saraghi così, ma che ci avrei fatto? Li avrei mangiati, congelati, chissà da quanto. Questo è il modo migliore. Un sarago a testa. E vedete comunque è una bella porzione. Oh ragazzi, se il video vi è piaciuto, noi ci vediamo alla prossima avventura, perché se il mare mai si dovesse calmare, ho l'idea di cucinare un pesce che molti snobbano, ma che in realtà è buonissimo. Ciao!